Ciao a tutti, benvenuti, bentornati e ben ritrovati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che, spero, troverete davvero interessante e forse anche un pochino stimolante. Oggi parleremo di un argomento che unisce un po' di sogni, un po' di realtà e, diciamocelo, un bel po' di lusso. Nello specifico, andremo ad analizzare la dinamica tra Burak Özçivit, Neslihan Atagul, le auto di lusso che li circondano e, soprattutto, il concetto del ritorno a casa. Un mix esplosivo, lo ammetto, ma sono convinto che riusciremo a tirare fuori delle riflessioni interessanti. Prima di iniziare, però, come sempre, un piccolo promemoria. Se siete nuovi qui, se vi piace quello che faccio e se volete rimanere aggiornati su tutte le novità che ho in serbo per voi, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche, così da non perdervi nemmeno un video. Fatelo ora, così poi non ci pensate più. Ok, ora possiamo iniziare sul serio. Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Due nomi che, soprattutto per chi segue le soap opera turche, risuonano come sinonimi di talento, bellezza e successo. Entrambi sono icone nel loro paese e hanno un seguito enorme in tutto il mondo. Ma cosa hanno a che fare con le auto di lusso e il ritorno a casa? Beh, come spesso accade, la fama porta con sé un certo stile di vita, un certo status symbol. E le auto di lusso, diciamocelo, sono uno di questi. Immaginate la scena, un attore di successo come Burak Özçivit, magari reduce da una lunga giornata sul set, sale sulla sua auto di lusso. Non parliamo di una semplice utilitaria, ma di una macchina che rappresenta il culmine del design, della tecnologia e del comfort. Un'auto che non è solo un mezzo di trasporto, ma un'estensione della sua personalità, un simbolo del suo duro lavoro e dei suoi risultati. Potrebbe essere una potente berlina sportiva, magari una BMW M5, oppure un elegante SUV come una Range Rover, perfetta per affrontare il traffico cittadino con stile. L'abitacolo è un'oasi di silenzio, rifinito in pelle pregiata, con un sistema audio di alta qualità che riempie lo spazio con le sue canzoni preferite. E Neslihan Atagul? Anche lei, ovviamente, non è da meno. Potrebbe preferire un'auto più compatta, ma non per questo meno lussuosa. Magari una Porsche Macan, un SUV sportivo che combina prestazioni eccezionali con un design elegante e raffinato. Oppure, se preferisce qualcosa di ancora più esclusivo, potrebbe optare per una Maserati Levante, un'auto che incarna l'eccellenza del Made in Italy. Anche qui, l'abitacolo è un trionfo di lusso e tecnologia, pensato per offrire il massimo comfort e piacere di guida. Ma cosa significa tutto questo? Cosa significa guidare un'auto di lusso quando si è famosi e di successo? Beh, sicuramente c'è una componente di gratificazione personale. Dopo anni di duro lavoro, dopo sacrifici e rinunce, è giusto potersi permettere qualcosa di bello, qualcosa che ci faccia sentire orgogliosi dei nostri risultati. È un modo per premiarsi, per coccolarsi e per godersi i frutti del proprio impegno. Questa gratificazione personale è un aspetto intrinseco alla natura umana. Desideriamo ottenere ricompense per i nostri esfuerzos y nel lujo, en muchas ocasiones se presenta como una de ellas. No se trata solo della possession material, sino della sensazione de logro che colleva. Es un recordatorio tangibile de che l'esfuerzo ha valido la pena. Ma c'è anche una componente di status symbol. In un mondo in cui l'immagine conta molto, possedere un'auto di lusso può essere un modo per affermare il proprio successo, per comunicare al mondo che si è arrivati, che si è raggiunto un certo livello. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato. Sto solo constatando un fatto. Le auto di lusso, come gli abiti firmati o gli orologi costosi, sono spesso associati all'idea di successo e di potere. El status symbol es una construcción social poderosa. Desde tiempos inmemoriales, las sociedades han utilizado objetos y posesiones para diferenciar a sus miembros y establecer jerarquías. Las autos de lujo, en la era moderna, se han convertido en uno de los símbolos más evidentes de este fenómeno. No solo representan la capacidad económica para adquirir un bien costoso, sino también el acceso a un estilo de vida invidiable. E qui entra in gioco il concetto del ritorno a casa. Immaginate Burak Özçivit, dopo una lunga giornata trascorsa tra set, interviste e impegni mondani, che sale sulla sua auto di lusso. Accende il motore, imposta la navigazione e si dirige verso la sua casa. Un'oasi di pace e tranquillità, lontana dal caos e dalla frenesia della vita pubblica.
Mentre guida, magari ripensa alla sua infanzia, ai suoi sogni, alle sue ambizioni. Forse ripensa ai sacrifici fatti per arrivare dove è ora. E il ritorno a casa trascende la mera ubicación física. Es un concepto cargado de emotividad y significado personal. Representa el reencuentro con la intimidad, la seguridad y el afecto. Para alguien chic. Homo Burak Oshivit, cuya vida transcurre bajo la constante atención del público, el hogar se convierte en un refugio indispensable. Es el espacio donde puede despojarse de la máscara de la celebridad y reconectar con su esencia. E l'auto di lusso, in questo contesto, diventa un ponte tra il mondo patinato dello spettacolo e la realtà della vita privata. Un luogo dove può rilassarsi, riflettere e prepararsi ad affrontare le sfide del giorno successivo. Un luogo dove può sentirsi al sicuro, protetto e coccolato. La transición entre la vida pública y la privada puede ser abrumadora para las celebridades. El auto de lujo actúa como una burbuja protectora, un espacio privado que les permite desconectar del mundo exterior y prepararse para el ritorno a casa. El silencio del habitáculo, la comodidad de los asientos, el sonido envolvente de la música, todo contribuye a crear una atmosfera relajante y riconfortante. Lo stesso vale per Neslihan Atagul. Dopo una serata trascorsa a sfilare sul red carpet, sotto i flash dei fotografi, sale sulla sua auto di lusso e si dirige verso la sua casa. Un luogo dove può finalmente togliersi i tacchi alti, struccarsi e indossare abiti comodi. Un luogo dove può ritrovare se stessa, lontana dalle luci della ribalta. Para Neslihan Atagul, el ritorno a casa también representa un momento de autenticidad. Después de una noche de glamour y en exposición mediática, necesita un espacio donde pueda ser la misma, sin las presiones de la imagen pública. El auto de lujo se convierte en ese santuario móvil, un lugar donde puede relajarse y recargar energías para el día siguiente. El auto di lusso, anche in questo caso, diventa un rifugio, un luogo dove può sentirsi libera di essere se stessa, senza dover interpretare un ruolo, senza dover sorridere per forza. Un luogo dove può finalmente rilassarsi e ricaricare le energie. La capacidad de desconectar y recargar energías es fundamental para la salud mental y el bienestar emocional de cualquier persona, especialmente para aquellos que viven bajo la constante presión de la fama. El auto de lujo, en este contexto, se convierte en una herramienta invaluable para mantener un equilibrio entre la vida pubblica y la privata. Il ritorno a casa, quindi, non è solo un viaggio fisico, ma anche un viaggio interiore. Un momento di riflessione, di introspezione, di bilancio. Un momento in cui possiamo riconnetterci con le nostre radici, con i nostri valori, con le persone che amiamo. E l'auto di lusso, in questo contesto, diventa un compagno di viaggio silenzioso, un testimone discreto dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. El viaje interior es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal. El retorno a casa proporciona el espacio y el tiempo necesarios para reflexionar sobre las experiencias vividas, aprender de los errores y reafirmar los valores fundamentales. El auto de lujo, en este viaje, se convierte en un confidente silencioso, un espacio seguro donde podemos confrontar nuestras emociones y conectar con nuestra esencia. Ovviamente, è importante non idealizzare troppo la situazione. Le auto di lusso sono belle, comode e performanti, ma non sono la chiave della felicità. La vera felicità si trova nelle piccole cose, negli affetti sinceri, nelle passioni che ci fanno battere il cuore. Possedere un'auto di lusso può essere un piacere, ma non deve diventare un'ossessione, un fine ultimo. Es fundamental mantener una perspectiva realista sobre el papel del lujo en la vida. Si bien puede proporcionar placer y comodidad, no debe convertirse en el centro de la existencia. La verdadera felicidad reside en las relaciones significativas, las experiencias enriquecedoras y la búsqueda de un propósito vital. È importante ricordare che Burak Oshivit e Neslihan Atagul, al di là del successo e della fama, sono persone come noi. Hanno le loro fragilità, le loro paure, le loro gioie e i loro dolori. E le auto di lusso, per quanto belle e costose, non possono riempire il vuoto che a volte si prova dentro. Solo l'amore, l'amicizia e la passione possono farlo. La fama y el éxito pueden crear una ilusión de perfección,
Pero es importante recordar que las celebridades son seres humanos con las mismas necesidades y vulnerabilidades que el resto de nosotros. El lujo puede proporcionar una sensación de seguridad y confort, pero no puede sustituir las conexiones humanas genuinas y la búsqueda de un propósito en la vida. Quindi, la prossima volta che vedete una foto di Burak Oshivit o Neslihan Atagul a bordo di un'auto di lusso, cercate di andare oltre l'apparenza. Cercate di immaginare cosa provano, cosa pensano, cosa sognano. Cercate di capire che, al di là del lusso e della fama, sono persone come noi, alla ricerca della felicità e del significato della vita. La empatía es fundamental para comprender la realidad de los demás, especialmente a aquellos que parecen vivir en un mundo diferente al nuestro. Al mirar más allá de la facada del lujo y la fama, podemos conectar con la humanidad compartida y apreciar la complejidad de la experiencia umana. E ora, tiriamo un po' le somme di tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo visto come il successo e la fama portino spesso con sé uno stile di vita lussuoso, che include anche le auto di lusso. Abbiamo analizzato il significato che queste auto possono avere per persone come Burak Oshivit e Neslihan Atagul, sia come simbolo di gratificazione personale e status symbol, sia come rifugio e compagno di viaggio nel ritorno a casa. Abbiamo anche sottolineato l'importanza di non idealizzare troppo la situazione e di ricordare che la vera felicità si trova nelle piccole cose e negli affetti sinceri. Para recapitular, hemos explorado la compleja relación entre la fama, el lujo y el bienestar emocional. Hemos visto cómo las autos de lujo pueden desempeñar un papel multifacético en la vida de las celebridades, desde la gratificación personal hasta la búsqueda de un refugio en medio del caos. Sin embargo, hemos enfatizado la importancia de mantener una perspectiva equilibrada y recordar que la verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones materiales, sino en las conexiones humanas significativas y en la búsqueda de un propósito en la vida. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia offerto qualche spunto di riflessione. Io mi sono divertito molto a realizzarlo e spero che anche voi vi siate divertiti a guardarlo. Espero, queridos suscriptores, que este análisis les haya resultado revelador y un estimulante. Mi intención no es juzgar ni idealizar la vida de las celebridades, sino comprenderla en su complejidad y extraer lecciones valiosas para nuestras propias vidas. Come sempre, vi ringrazio di cuore per avermi tenuto compagnia e per aver dedicato del tempo a guardare questo video. Spero di ritrovarvi presto per nuove avventure e nuove chiacchierate. Agradezco profundamente su tiempo y atención. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido que les inspire y les haga reflexionar. Espero contar con su compañía in futuros videos. E ora, ditemi la vostra. Cosa ne pensate di questo argomento? Qual è la vostra opinione sulle auto di lusso e sul concetto di ritorno a casa? Lasciate un commento qui sotto, sarò felicissimo di leggerlo e di rispondervi. Me encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Creen que las autos de lujo son una parte inevitable del estilo de vida de las celebridades? ¿Cómo interpretan ustedes el concepto del ritorno a casa? Compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Su participación es fundamental para enriquecer el debate y en crear una comunidad de aprendizaje y reflexión. E prima di salutarvi, un ultimo piccolo favore. Se questo video vi è piaciuto, se lo avete trovato interessante o divertente, vi invito a mettere un bel mi piace, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a migliorare sempre di più. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Si disfrutaron de este video, les invito a darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y en suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su participación activa es lo que me motiva a seguir creando contenido que les inspire y les haga reflexionar. Grazie ancora a tutti e alla prossima. Ciao!